Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come terminare di realizzare il cappellino che ho pubblicato la scorsa settimana. Ci siamo lasciati con la realizzazione delle orecchiette, adesso vi spiego come andarle a cucire al cappellino. Quindi prendo il cappellino, lo piego a metà, poi prendo le mie orecchie, come potete vedere sono leggermente aperte e le posiziono proprio così sul cappellino. E poi conto quanti giri lasciare per posizionarle. Lascio 4 giri partendo dall'inizio del cerchio magico, poi prendo dei spilli e vado ad appuntare la prima parte. Adesso prendo l'altro orecchio e ripeto lo stesso passaggio, quindi sempre partendo dal centro conto 4 giri e dal quinto fino al 10° posiziono l'altro orecchio e lo vado sempre ad appuntare con degli spilli. Per la precisione ho 4 righe e mezza. Ok, una volta posizionate le orecchie, ricontrollo un'ultima volta di averle messe alla stessa distanza, quindi 4 giri da una parte e 4 giri dall'altra e poi procedo con la cucitura. Quindi cosa faccio? Qui nel pezzetto di filo lasciato da parte vado ad inserire un ago e adesso vi spiego come cucire il tutto senza far vedere fili nella parte interna. Quindi cosa faccio? Posiziono bene l'orecchio, mi raccomando, va lasciato leggermente aperto. E cosa faccio? Entro qui nel primo punto disponibile sul cappellino. Precisamente prendo una sola asolina, quindi non prendo tutto il punto intero ma soltanto una solina, vedete, in questo modo, e faccio passare il filo. Adesso entro nella solina successiva, sempre prendo soltanto la solina davanti, non tutto il punto intero, e poi prendo il primo punto basso dell'orecchio ed entro nel centro, in questo modo, e faccio passare il filo. E tiro bene. Adesso cosa faccio? Tolgo questo spillo che per il momento mi dà fastidio, poi entro nel punto successivo sempre nel centro del punto, in questo modo. Poi entro nel corrispondente punto sul cappellino, prendo sempre solo la solina sopra, quindi non tutto il punto intero, e faccio passare il filo e tiro bene. Adesso entro prima nella solina sul cappellino, poi entro nel corrispondente punto sull'orecchio sempre nel centro e faccio passare il filo. E semplicemente utilizzando questa tecnica continuo a cucire tutto il resto dell'orecchio, sia davanti che dietro. Vi faccio vedere un'altra volta il passaggio. Quindi entro al centro del punto, poi entro in queste asoline del punto sul cappello e faccio passare il filo. Allora io adesso continuo a cucire tutto l'orecchio in questo modo, mi raccomando qui lascio un pochino
l'orecchio aperto, quindi non lo cuocio piatto, e noi ci rivediamo quando sono arrivata alla fine per farvi vedere come terminare la cuocitura. E vedete, con questa tecnica non ho fili all'interno del cappellino. Noi ci rivediamo qui. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la cuocitura e questo è il risultato. Vedete, in questo modo non si vede nessun filo né all'interno del cappellino né all'esterno. Adesso non mi rimane altro da fare che andare a bloccare la cuocitura, quindi cosa faccio? Entro qui nel primo punto disponibile dell'orecchio, poi entro nel corrispondente punto sul cappellino, ma sempre prendendo soltanto la solina davanti, e blocco la cuocitura con un nodino. In questo modo. Adesso entro nel punto subito dopo, entro sempre nel corrispondente punto sul cappellino prendendo soltanto la solina e faccio un secondo nodino. Adesso faccio un nodino volante. Con l'ago entro qui dove ho appena lavorato il secondo nodino e faccio passare l'ago tra le due parti dell'orecchio in modo tale da nascondere sia il nodino volante che il filo. Una volta fatto questo tiro bene il filo, sistemo bene l'orecchio e taglio la parte di filo in eccesso. E in questo modo il mio orecchio è cucito e guardate il risultato, vedete? Qui non ho fili antiestetici e anche dalla dritta ho un bellissimo risultato. Adesso con la stessa tecnica con cui ho cucito questo orecchio vado a cucire l'altro orecchio e poi noi ci rivediamo per vedere come realizzare le treccette. Allora, come potete vedere ho cucito anche l'altro orecchio e questo è il risultato. Guardate già che carino anche così il cappellino. Allora, adesso, prima di andare avanti con le altre decorazioni, vi spiego come realizzare le treccine da attaccare al paraorecchie. Parto da uno dei due e parto proprio dalla parte qui finale. Se vi ricordate, qui abbiamo lavorato ad un angolo 2 punti bassi, poi un punto basso centrale e all'altro angolo 2 punti bassi. Io inserisco l'uncinetto proprio nel punto basso centrale, quindi nel punto basso tra i due aumenti. Adesso cosa faccio? Prendo 4 pezzi di lana rosa e 2 pezzi di lana grigia lunghi circa 1 metro. Poi se volete più grigio potete invertire i colori e poi sistemo a metà i fili, li aggancio in questo modo all'uncinetto e faccio passare tutti i fili attraverso il punto. Adesso allargo un pochino la solina e faccio passare i fili attraverso questa solina. Adesso tiro bene i fili e in questo modo mi sono agganciata al paraorecchie. Adesso cosa faccio? Divido i colori e precisamente metto 4 fili rosa da una parte, 4 fili grigi al centro e 4 fili rosa dall'altra parte. E adesso semplicemente vado a realizzare una treccia. Vi consiglio di vedere le immagini che spiegano meglio delle parole.
Adesso continuo a lavorarla fino ad arrivare più o meno alla fine dei fili, poi ci rivediamo per vedere come continuare. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la realizzazione della treccia e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Ho lasciato un pochino di filo, arrotolo la parte restante dei fili in questo modo e li faccio passare attraverso questa solina. Mi aiuto con l'uncinetto in questo modo. Adesso tiro bene i fili ed ecco qui, la mia treccina è terminata. Guardate che carina. Adesso cosa faccio? Sistemo bene questi fili finali, li tiro bene e li vado a tagliare tutti alla stessa altezza, in questo modo. E la mia treccina è terminata. Adesso, nello stesso identico modo in cui ho realizzato questa treccina, vado a realizzare anche l'altra. Quindi io adesso faccio questo passaggio e poi noi ci rivediamo per vedere come realizzare tutti gli elementi decorativi. Adesso vi spiego come realizzare la prima parte degli occhietti. Cosa faccio? Prendo la lana bianca, prendo il mio uncinetto numero 3 e realizzo un cerchio magico. Una volta realizzata questa sorta di X, inserisco l'uncinetto in questo modo e blocco il tutto con una catenella. Sfillo il dito, chiudo un pochino il cerchio magico e mi alzo con 2 catenelle. Queste 3 catenelle iniziali sostituiscono il primo punto alto. Prendo un marcapunto e segno la terza catenella. Adesso, sempre all'interno del cerchio magico, vado a lavorare 11 punti alti. Quindi, alla fine di questo giro, devo avere un totale di 12 punti alti, comprese le 3 catenelle. Ho realizzato i miei 11 punti alti più le 3 catenelle, adesso chiudo completamente il cerchio magico e cosa faccio? Lo vado a chiudere con un punto bassissimo, lavorato qui dove avevo messo il marcapunto. Mi raccomando, prendo questa codina iniziale e la metto in questo modo in modo tale da andarla a nascondere durante il prossimo giro. Adesso mi alzo con 3 catenelle. Prendo un marcapunto e segno sempre la terza catenella, poi carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto in cui ho chiuso il giro e lavoro un punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento e adesso semplicemente lavoro un aumento per ogni punto sottostante, quindi entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro. Quindi se ad inizio giro avevo un totale di 12 punti alti, alla fine di questo giro devo avere un totale di 24 punti alti, altrimenti c'è qualcosa di sbagliato. Noi ci rivediamo qui.
Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso, proprio come ho fatto l'altro giro, mi alzo con 3 catenelle e nella terza catenella inserisco un marcapunto, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto dove ho chiuso il giro e lavoro un punto alto. E in questo modo ho lavorato un aumento. Adesso entro nel punto successivo, mi raccomando fate molta attenzione a questo punto che si ristringe un pochino ma c'è, e lavoro un punto alto. E semplicemente questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere, entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza, un aumento, un punto alto. Noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Mi raccomando, ho iniziato con un aumento, quindi devo terminare con un punto alto, altrimenti c'è qualcosa di sbagliato. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, adesso ho un totale di 36 punti alti, quindi tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso mi alzo sempre con le mie solite 3 catenelle, inserisco un marcapunto nella terza catenella, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Io adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza, un punto alto, un aumento, un punto alto. Mi raccomando, devo terminare con un punto alto, altrimenti c'è qualcosa di sbagliato e noi ci vediamo tra un po'. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho appena terminato con un punto alto, quindi il mio giro è giusto e ho un totale di 48 punti alti. Adesso taglio il filo e ne lascio un pochino perché poi questo filo mi servirà per cucire l'occhio al cappellino. E cosa faccio? Qui dove ho tagliato il filo inserisco un ago e vado a chiudere il mio giro con una chiusura invisibile, quindi tolgo questo marcapunto perché non mi serve più. Poi cosa faccio? Salto le 3 catenelle dentro nel punto successivo e faccio passare il filo, poi torno indietro, entro nel centro del punto dove ho tagliato il filo e prendo anche l'asolina subito sotto, proprio come ho fatto per il cappellino, e faccio passare il filo. Adesso tiro bene il filo fino ad ottenere la stessa grandezza di tutti gli altri punti, poi giro il lavoro sul rovescio, entro nella prima asolina più vicina possibile al punto dove si trova il mio filo e blocco la cucitura con un nodino. Per sicurezza entro in una asolina vicino e faccio un secondo nodino. Adesso tiro bene il filo, sfilo l'ago e lascio questa parte in sospeso. Nello stesso identico modo andrò a realizzare un'altra parte, io già ce l'ho pronta e adesso vi spiego come realizzare la pupilla. Quindi prendo la lana nera, realizzo un cerchio magico, utilizzo sempre il mio uncinetto numero 3, mi raccomando, e blocco il cerchio con una catenella.
Adesso sfilo il dito, lavoro altre 2 catenelle e nella terza catenella metto un marcapunto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso, sempre nel cerchio magico, vado a lavorare altri 11 punti alti, quindi alla fine di questo giro devo avere un totale di 12 punti alti, comprese le 3 catenelle. Ho lavorato i miei 12 punti alti, comprese le 3 catenelle, quindi adesso chiudo completamente il cerchio magico, poi cosa faccio? Tolgo questo marcapunto, metto la codina iniziale in questo modo, entro qui dove avevo messo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle. Nella terza catenella metto sempre un marcapunto. Poi rientro nello stesso identico punto dove ho chiuso il giro e lavoro un punto alto. In questo modo sto lavorando un aumento. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un aumento. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro lavorando un aumento per ogni punto alto sottostante. Mi raccomando, alla fine di questo giro devo avere un totale di 24 punti alti. Una volta arrivata qui, senza chiudere il giro, taglio il filo e lascio abbastanza filo. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione. Ho tagliato il filo, adesso cosa faccio? Qui dove ho tagliato il filo inserisco l'ago e proprio come ho fatto prima chiudo il giro con una chiusura invisibile. Cosa faccio? Entro nel punto successivo al punto dove ho messo il marcapunto. Adesso torno indietro nel punto dove ho tagliato il filo, entro sempre nel centro e prendo anche la solina di sotto e faccio passare il filo. Poi tolgo questo marcapunto perché mi dà fastidio, stringo bene il filo in modo tale da avere sempre la stessa grandezza degli altri punti e una volta fatto questo giro il lavoro sul rovescio e blocco la cucitura con un nodino. Per sicurezza ne faccio anche un altro. Tiro bene il filo e sfilo l'ago dal filo e questo filo lo lascio per poi creare le sopracciglia. Quindi nello stesso identico modo in cui ho realizzato questa parte di occhio vado a realizzare anche l'altra e sempre nello stesso modo realizzo anche il nasino, con l'unica differenza che andrò a lasciare un bel po' di filo in più alla fine perché con questo filo andrò a realizzare anche i baffi. Adesso vi faccio vedere come decorare gli occhietti, quindi cosa faccio? Prendo un pezzetto di filo bianco, lo inserisco nel lago, blocco questa parte finale con dei nodini. Adesso cosa faccio? Entro passando da dietro al centro della pupilla, quindi nel cerchio magico. Poi entro qui nel primo giro di punto alto e vado un pochino in su rispetto al punto dove mi trovo. Poi rientro nello stesso punto e ripeto lo stesso passaggio di prima.
Adesso cosa faccio? Entro sempre nel primo giro di punto alto, in corrispondenza del punto dove ho lavorato prima, e poi entro al centro di un qualsiasi punto del secondo giro di punto alto, in questo modo. Sistemo bene il rigamo. Poi giro la pupilla sul rovescio del lavoro e vado a bloccare questo decoro con un nodino. Per sicurezza ne faccio anche un secondo. Faccio un nodino volante. Taglio il filo. Questo filo lo posiziono in questo modo. E adesso vado a cucire la pupilla alla parte bianca preparata prima. Logicamente, nello stesso identico modo in cui ho decorato quest'occhio, andrò a decorare anche l'altro. Quindi cosa faccio? Qui nel filo nero lasciato in sospeso inserisco l'ago, poi prendo la parte bianca e posiziono la pupilla in questo modo. Vedete, cerco di coprire la parte iniziale del cerchio. Vedete, mi tengo all'incirca al centro del cerchio magico bianco. Adesso con la stessa tecnica delle orecchie vado a cucire la pupilla, quindi entro sempre al centro del punto sulla pupilla, poi prendo una asolina del punto alto dove voglio andare a cucire la mia pupilla e faccio passare il filo. Adesso entro nel punto successivo, prima sulla parte bianca e dopo sulla pupilla. Mi raccomando, il punto sulla pupilla lo prendo sempre a metà. Adesso entro sempre nella metà del punto successivo sulla pupilla, poi prendo una solina sulla parte bianca e faccio passare il filo. Entro prima sulla parte bianca, poi entro sulla pupilla e faccio passare il filo e semplicemente continuo a cucire così tutto il resto della pupilla fino ad arrivare qui al punto iniziale dove noi ci rivediamo per vedere come bloccare la cucitura. Allora, come potete vedere ho cucito tutto il resto della pupilla. Con questa tecnica vedete nella parte di dietro non si vede niente. Nel caso dell'occhio non ci interessa più di tanto, ma quando poi andremo a cucire i decori sul cappellino questa tecnica ci sarà molto utile. Adesso, come potete vedere, ho cucito tutto, quindi entro qui nel punto iniziale e faccio uscire l'ago sulla parte bianca. Prendo una solina vicino alla parte dove sono uscite e blocco la cucitura con un nodino. Adesso entro in una solina vicino e faccio un secondo nodino. Tiro bene il filo, poi sfilo l'ago da questo filo e lo lascio in sospeso perché poi questo filo mi servirà a creare le sopracciglia. Quindi nello stesso identico modo in cui ho cucito questa pupilla andrò a cucire anche l'altra pupilla. Vedete, ho già pronti tutti e due gli occhi e adesso non mi resta altro da fare che andarli a posizionare sul cappellino. Questo è il mio naso, vedete ho lasciato veramente tanto filo qui, forse anche un pochino esagerato. E adesso cosa faccio? Posiziono gli occhietti qui e faccio attenzione a mettere questo filo nero più o meno all'altezza in cui ho intenzione di realizzare le sopracciglia e intanto vado ad appuntare questo occhietto con dei spilli.
Ripeto lo stesso passaggio con l'altro occhietto. Cerco di mettere le due pupille nere alla stessa altezza e soprattutto posiziono gli occhi uno attaccato all'altro. Così. Posiziono anche il nasino e poi noi ci vediamo tra un po', controllo di aver messo bene tutte le parti e vi dico con esattezza quanti punti ho lasciato tra le varie parti. Allora, come potete vedere ho sistemato tutte le decorazioni, adesso vi dico con esattezza dove le ho messe, così potete regolarvi più o meno anche voi. E ho lasciato l'ultima riga della lavorazione vuota e ho messo il nasino e ho occupato all'incirca 4 righe di lavorazione e l'ho messo proprio al centro, quindi sia da una parte che dall'altra ho lasciato lo stesso numero di punti alti. Invece per quanto riguarda gli occhietti li ho posizionati a partire dalla seconda riga di rosa e ho lasciato lo stesso numero di punti alti sia da una parte che dall'altra e in questo modo ho posizionato alla perfezione tutti i miei pezzi. Adesso vi faccio vedere come andarli a cucire. La tecnica è sempre quella che ho utilizzato per le orecchie, quindi prendo innanzitutto un filo bianco di uno dei due occhi, inserisco l'ago e vado a cucire. Allora cosa faccio? Entro prima sull'occhietto, entro sempre al centro del punto e faccio passare il filo. Poi entro nel corrispondente punto alto sul cappellino dove ho intenzione di cucire l'occhio e prendo soltanto la solina davanti del punto, quindi non prendo tutto il punto intero e faccio passare il filo. Poi entro nel punto successivo, prendo sempre soltanto la solina e faccio passare il filo, poi entro nel punto sull'occhietto, passo sempre dal centro e faccio passare il filo. E mi raccomando fate attenzione a lasciare libero quel filo nero e tiro bene. E poi cosa faccio? Adesso entro nel punto successivo sull'occhietto, sempre passando per il centro. Poi entro nella corrispondente linguettina sul cappellino e faccio passare il filo. Adesso entro prima sul cappellino e prendo sempre soltanto una linguetta del punto alto, poi entro nel corrispondente punto sull'occhietto, sempre al centro, e faccio passare il filo. E semplicemente con questa tecnica continuo a cucire tutto il resto dell'occhietto. Io adesso vado avanti a cucire così tutto il resto dell'occhio. Ci rivediamo qui per vedere come terminare la cucitura. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la cucitura e questo è il risultato. Qui nella parte interna non ho fili e adesso vi faccio vedere come bloccare questa cucitura. Quindi vedete sono appena uscita dall'occhietto e adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo ed entro sempre nel centro del punto, poi entro nel corrispondente punto sul cappellino e prendo sempre soltanto la solina davanti del punto, non tutto il punto intero, e faccio un nodino.
Adesso entro nel punto successivo e ripeto lo stesso passaggio e faccio un secondo nodino. Faccio un nodino volante. Rientro qui dove ho appena lavorato il secondo nodino e faccio passare l'ago tra il cappellino e la parte bianca dell'occhio e faccio uscire l'ago in un punto qualsiasi. Tiro bene il filo. Sistemo bene il tutto. Vedete, non si vede niente e adesso taglio questa parte di filo in eccesso. Quindi nello stesso identico modo in cui ho cucito questo occhietto vado a cucire anche l'altro e anche il nasino. Noi poi ci rivediamo per vedere come creare i baffi e poi come creare le sopracciglia. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho cucito tutti e due gli occhietti, ho cucito il nasino e questo è il risultato. Guardate già che carino. Allora, adesso vi spiego subito come andare a realizzare i baffi, così mi tolgo questo filo di mezzo che mi dà un pochino fastidio. Quindi cosa faccio? Qui vado ad inserire un ago, poi vedete io ho finito la cucitura in questo punto, quindi adesso cosa faccio? Semplicemente rientro qui nello stesso punto dove ho appena bloccato la mia cucitura e passando tra il nasino e il cappellino faccio uscire l'ago proprio al centro del nasino, quindi qui. Diciamo il nasino occupa 4 righe, io esco tra la seconda e la terza riga, quindi proprio al centro, ok? Adesso vado a realizzare il primo baffo, questo orizzontale, quindi mi mantengo sempre su questa riga. Quindi cosa faccio? Rientro qui nel punto dove sono appena uscita con l'ago e faccio passare il filo attraverso il cappellino. Adesso passando da dentro al cappellino salto un punto alto. Entro quindi nel secondo punto alto, sempre mi raccomando qui al centro, e faccio passare il filo e tiro bene. Vedete qui nella parte interna del cappellino si vede soltanto questo piccolo pezzetto di filo. Adesso cosa faccio? Posiziono il filo in orizzontale, calcolo più o meno la fine della parte bianca dell'occhietto e dentro all'incirca 2 punti dopo. Quindi vedete l'occhietto finisce qui, conto 1, 2, entro qui nel terzo punto e faccio passare l'ago. Ed ecco qui il mio primo baffo. Mi raccomando, tirate bene il filo e controllate sempre che non tiri troppo. Vado a realizzare il baffettino nella riga subito sotto. Quindi cosa faccio? Passando da dentro il cappellino, parto qui, vedete dove ho terminato il baffetto appena fatto, conto 1, 2, 3, entro qui nel terzo punto e faccio uscire l'ago. E tiro bene il filo. Adesso cosa faccio? Semplicemente rientro qui nel punto
dove ho iniziato il decoro dei baffi e faccio passare il filo. Ed ecco qui il mio secondo baffetto. Guardate già che carini. Adesso cosa faccio? Prima di lavorare il terzo baffetto da questo lato, vado a lavorare questi due baffetti dall'altro lato. Quindi, vedete, sono appena uscita qui. Cosa faccio? Sempre passando dalla parte interna del cappellino, riesco qui nel punto vicino il naso. E faccio passare il filo. Adesso cosa faccio? Mantenendo sempre questa altezza, quindi tra la seconda e la terza riga di punto alto rosa, faccio passare l'ago attraverso il nasino. Mi raccomando, passo sempre tra il nasino e il cappellino in modo tale da non far vedere questo filo nero nella parte interna, vedete? In questo modo. Adesso, proprio come ho fatto prima per l'altro lato, rientro nello stesso identico punto dove sono appena uscita ed esco nella parte interna del cappellino. Così. Adesso salto un punto alto, quindi sempre passando dalla parte interna del cappellino entro nel secondo punto alto. Adesso, proprio come ho fatto prima, calcolo la fine della parte bianca, poi conto 1, 2 ed entro nel terzo punto alto. E faccio passare il filo. Adesso scendo di un gradino, vedete, parto sempre da qui dove ho terminato il baffetto e conto 1, 2 dentro nel terzo punto e faccio passare il filo. Poi rientro nella parte iniziale e faccio passare bene il filo e tiro ed ecco qui, vedete? I stessi baffetti di prima. Adesso cosa faccio? Sempre passando dall'interno del cappello riesco nel punto da dove ho iniziato la decorazione, quindi qui nel nasino, e ripasso attraverso lo spazio tra il cappellino e il nasino ed esco dall'altro lato, come ho fatto prima. E tiro bene il filo. Adesso cosa faccio? Inserisco l'ago qui dove sono appena uscita ed esco nel cappello, quindi vedete sempre dove sono passata già prima, in modo tale da non far vedere troppi fili nella parte interna del cappello. Adesso cosa faccio? Riesco qui nel punto dove ho iniziato la decorazione dei baffi e faccio passare il filo. Poi vado nella riga sopra il baffo centrale ed esco alla stessa altezza di questo baffetto di sotto. E logicamente faccio passare il filo. Perfetto, ecco il mio terzo baffo. Adesso ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato, quindi cosa faccio? Semplicemente esco sempre passando da dentro il cappellino all'altezza del nasino. In questo modo controllo sempre bene la tensione del filo, poi passo da questo lato all'altro del nasino passando tra il cappellino e il naso. Adesso rientro nello stesso punto dove sono appena uscita, quindi qui al centro, e
passo sempre qui nel punto iniziale. Adesso, lavoro sempre il baffo superiore a questo centrale, esco sempre alla stessa altezza di quello sotto e faccio passare il filo. E i miei baffetti sono terminati. Adesso, senza tagliare il filo, vado a realizzare anche la boccuccia. Quindi cosa faccio? Sempre passando dalla parte interna del cappellino, esco qui sotto, vedete, tra la prima e la seconda riga di punto alto e esco alla stessa altezza di dove ho iniziato la decorazione dei baffi. Considero più o meno così, vedete, con la mano mi appoggio e crea una sorta di sorriso e faccio passare il filo attraverso il punto sempre tra il primo e il secondo giro di punto alto. Poi cosa faccio? Conto quanti punti ho tra un inizio e l'altro della boccuccia. Ho un totale di 11 punti alti, quindi entro qui nel sesto punto al centro e cosa faccio? Faccio passare il filo in questo modo. Poi tengo ben tirato il filo, entro nel puntino proprio subito sotto e faccio passare il filo e in questo modo ho bloccato il sorriso. Tiro bene il filo e vedete già si incomincia a vedere la mia boccuccia sorridente. Adesso, per non rendere questa decorazione troppo lenta, vado a bloccare il tutto con un nodino. Quindi cosa faccio? Entro nella prima asolina disponibile e faccio un nodino e lo faccio il più stretto possibile in modo tale da non dar fastidio poi al neonato una volta indossato il cappellino. Perfetto. Adesso vado a bloccare le altre due parti della boccuccia, quindi cosa faccio? Sempre passando dall'interno del cappellino, entro al centro dei 5 punti alti lasciati, quindi diciamo entro nel terzo punto alto, parto prima dalla parte sopra il mio filo di lana e faccio passare il filo. Poi entro nel punto subito sotto il filo di lana, qui vedete, e faccio passare il filo e tiro il più possibile, in modo tale da non far vedere questo segnetto. E adesso ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato. Quindi sempre passando dall'interno del cappello, entro qui al centro di questi 5 punti, quindi nel terzo punto, ed entro prima nella parte di sopra il filo di lana. Così vedete con le mani creo il sorriso in modo tale da sapere dove andare a bloccare, poi entro subito nel puntino subito sotto e faccio passare il filo e tiro il più possibile. Poi con le mani sistemo tutto il decoro. La mia boccuccia è terminata, quindi adesso cosa faccio? Sempre entro nella prima solina più vicino possibile al mio filo e blocco anche questa cucitura con un nodino fatto il più stretto possibile. Adesso questa decorazione è terminata e cosa faccio? Passando attraverso le varie asoline di questi punti alti vicino alla mia decorazione, faccio passare il filo nero in modo tale da arrivare vicino alla parte dove ho cucito il nasino. Una volta arrivata qui dove c'è il nasino cucito, cosa faccio?
passo tra il nasino e il cappellino e faccio passare il filo, in questo modo, vedete? Adesso allargo bene i punti alti rosa, prendo una linguettina del nasino e blocco la cucitura con un nodino. Adesso faccio un nodino volante, entro sempre nello spazio tra il cappellino e il nasino e nascondo questo filo. Adesso taglio la parte di filo in eccesso e ho terminato questa parte. Vedete, sul dritto ho una decorazione veramente carina e sul rovescio ho soltanto questi pochi fili che alla fine non danno fastidio, ma se poi voi preferite potete sempre foderare il cappellino e nascondere tutto. Adesso vi spiego come realizzare le sopracciglia. E cosa faccio? Prendo questo filo lasciato in sospeso, inserisco l'ago alla sua estremità e adesso vado a decorare. Allora, il filo è leggermente spostato rispetto a dove lo voglio io, quindi cammino in questo modo, rientro dove è appena uscito il filo e passo tra la parte bianca dell'occhio e il cappellino, in questo modo. E vedete, così non si vede alcun filo. Adesso qui vedete proprio nella parte finale dell'occhietto vado a realizzare la prima ciglia, quindi semplicemente partendo da qui considero quanto voglio fare lunga la mia ciglia e faccio passare l'ago in questo modo. Vedete, entro nel punto dove voglio uscire, poi cammino fino ad arrivare qui nel punto iniziale e faccio passare il filo. Adesso cosa faccio? Rientro qui dove sono appena uscita, passo tra la parte bianca dell'occhio e il cappellino ed esco un punto dopo, qui. Vi consiglio di guardare bene le immagini. Adesso, proprio come ho fatto prima, considero quanto voglio realizzare alta questa ciglia e poi entro nel punto dove voglio uscire, torno indietro al punto iniziale e faccio passare il filo. Adesso rientro nello stesso identico punto dove sono appena uscita, passo nella parte tra il cappellino e la parte bianca dell'occhio, esco all'incirca un punto dopo e vado a realizzare l'ultima ciglia, quindi entro nel punto dove voglio uscire, poi esco qui dove ho il filo nero e faccio passare il filo. Perfetto, le mie ciglia sono pronte, quindi adesso cosa faccio? Entro qui dove ho appena fatto uscire il filo ed esco nella parte interna del cappellino, qui, e tiro bene il filo. Adesso cosa faccio? Fate molta attenzione. Allargo bene i punti alti realizzati con il grigio, vado a prendere la parte bianca dell'occhietto, prendo sempre soltanto una solina e vado a bloccare questo decoro con un nodino. Tiro bene il tutto e vedete, in questo modo il nodino si nasconde sotto il cappellino e non dà fastidio al neonato.
E adesso faccio un nodino volante. Faccio passare l'ago sempre nella parte tra il cappellino e la parte bianca dell'occhio e faccio passare questo filo. Tiro bene tutto e taglio la parte di filo in eccesso. Adesso, con la stessa tecnica con cui ho realizzato queste ciglia, vado a realizzare le ciglia dall'altro lato. Quindi io adesso completo questa parte, poi noi ci rivediamo con il cappellino terminato. Ecco qui il cappellino terminato, guardate che carino, devo dire che sono veramente molto soddisfatta di questo progetto. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un bel like e se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Quindi nel corso delle due parti vi ho spiegato come realizzare tutto il cappellino e come modificare la taglia 0,3 mesi in una taglia più grande. Vi ho spiegato come realizzare tutte le decorazioni, come ricamare tutte le parti. Quindi siete pronti per realizzare i vostri cappellini? Spero tanto di ricevere qualche foto attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram di cui vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto. Ciao ciao e grazie mille per seguirmi.